Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche predestinate per la prima metà di giugno 2026. Abbiamo la carta dell'appeso, amici dello Scorpione. Può essere un buon momento per vedere le cose da un'altra prospettiva, per vedere l'altra faccia della medaglia. E diciamo che con la carta dell'appeso c'è anche un momento di accettazione. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Le letture sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto nella descrizione del video trovate gli altri contatti, quindi il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla sezione degli abbonati per il percorso di crescita e poi trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, al videocorso di tarocchi di livello intermedio e al corso delle tarot pratiche del 6 di giugno. Bene, questa è voluta uscire 10 di bastoni e un 5 di bastoni, ragazzi. Lo sento come se fosse un passato. Lo lascio, guardate. 8 di pentacoli, 2 di spade, cavaliere di coppe, re di pentacoli, la stella, 3 di spade, e asso di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' qual è l'andamento generale del mese, qual è l'energia più importante. In un secondo momento andiamo anche a vedere i vari settori, quindi lavoro, amore e denaro e così via. Interessante, 5 e 10 di bastoni. Vi dicevo che questo 5 io lo sento un po' come se fosse il passato, dove qualcuno con questo 10 di bastoni deve lasciarsi indietro delle aspettative, delle prospettive, dei pesi, delle responsabilità o con il 5 di pentacoli, di bastoni sento che sono come divergenze, bisticci. Se fosse una questione lavorativa potrebbe essere che dobbiate lasciarvi indietro come la concorrenza, cioè l'idea potrebbe essere di non dover eguagliare i risultati della concorrenza, ma di andare per un'altra strada. Andiamo a vedere. 10 di bastoni. Morte e 9 di pentacoli. C'è come la necessità di diventare più indipendenti, più... Probabilmente per qualcuno questa autonomia ha a che vedere con un discorso di partita IVA, per esempio. C'è come qualche tipo di lotta qui con il 5 di bastoni, qualche tipo di competizione potrebbe essere che ha bisogno di essere cambiata, di essere trasformata. È come se doveste fare più di testa vostra. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli, perché anche l'otto di pentacoli è una carta di lavoro, di quotidianità, di sforzo.
Abbiamo un re di pentacoli e un asso di denari, un re di coppe e un asso di denari. Allora, qui può fare riferimento al diventare indipendenti, autonomi e maturi per quello che riguarda delle questioni materiali, delle questioni lavorative, delle questioni concrete. Con questo asso di pentacoli potrebbe essere un nuovo inizio. Devo vedere il 2 di spade. Fante di bastoni e cavaliere di spade. Allora, potrebbero esserci due energie, potrebbero essere due collaboratori, due clienti, due competitors, due energie entro le quali dovete scegliere. Vedendo questa morte potrebbe anche essere il prima e il dopo. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Cinque di spade e matto. Io sento, ragazzi, che vi butterete in qualche cosa con questo matto senza in realtà avere chiarezza mentale, senza che ci sia stata magari un'offerta concreta da parte dell'altra persona del tipo collaboriamo o competiamo, facciamo una specie di gara. Non so, questo 5 di spade mi richiama un po' il 5 di bastoni iniziale. Ci sono come dei conflitti interni. Probabilmente questo cavaliere di coppe potrebbe far riferimento a chi si espone di più o a chi si espone per primo. Andiamo a vedere il re di pentacoli. 2 di pentacoli. Cinque di coppe e 8 di bastoni. Di nuovo una carta di dualità e che sento che manca, cioè qui c'è come un inizio, un lavoro sull'iniziare qualcosa di concreto. Poi però è come se ci si perdesse un pochettino e qui con questo re di pentacoli al contrario sento comunque che manca un certo tipo di base, di concretezza, sì. C'è con questo 8 di bastoni una comunicazione, probabilmente potrebbe esserci un dialogo con questa persona dove si cerca di definire la relazione, dove arrivo io e dove arrivi tu, oppure qual è il tema della competizione, di questa divergenza, dove le cose non sono chiare, dove ci sono i dubbi del 2 di spade. Andiamo a vedere la stella. In questo gruppo di carte ho la sensazione, cioè, è come se il dubbio fosse, lo dico o me lo tengo e soffro io dentro? Sette di spade per la stella. Potrebbero essere desideri o sogni un po' troppo utopici. Ruota della fortuna. Dammi una carta per il sette di spade allora. Tre di spade. Potreste raccontarvi una menzogna su quello che state vivendo e qui rivedo quello che vi ho detto prima, lo dico o taccio, nella speranza che qualcosa cambi. Perché il tre di spade ce l'avete anche qui. C'è come un senso, secondo me, di sacrificio qua, che va un po' rivisto. Io ho come quest'idea. Andiamo a vedere il tre di spade.
2 di coppe, asso di coppe, 7 di coppe, 4 di bastoni, il sole e il 6 di spade, ragazzi. Io sento che c'è come la voglia di terminare con questa sofferenza, con questo sacrificio. Se è una sofferenza, qui vedo come la voglia proprio della storia, della relazione, l'amore con la maiuscola, 2 di coppe, l'unione, il compromesso, asso di coppe, l'innamoramento, l'apertura del cuore, l'espansione, l'abbondanza affettiva, il 7 di coppe, tutte queste possibilità che si possono aprire, la stabilità del 4 di bastoni, la gioia, la felicità, il fatto che finalmente è arrivato quello che si aspettava. Però se io torno indietro un attimo, c'è come qualche illusione, ma mi richiama anche un po' il sette di coppe. Sulle prospettive future, potrei dirvi. È per quello probabilmente che avete l'appeso, è come se doveste vedere anche l'altro lato della medaglia. Adesso andiamo a vedere l'asso di bastoni, cavaliere di bastoni e imperatore. Io sento che andrete dritti per la costruzione di qualche cosa di solido. Io sento che a inizio giugno potrebbe essere come un inizio, un ok, proviamo. Mi vengono in mente, ci vorrebbe un mago qua, gli artigiani che hanno un pezzo di creta e a inizio giugno si inizia come a definire il disegno, il prodotto finale di questa creta, e mano a mano che lo si lavora, mano a mano che si dissipano questi dubbi, questi fantasmi, mi viene anche un po' da dire, mentali, sento che agirete per muovere, o meglio, plasmare ancora meglio questo pezzo di creta e dargli una forma, dargli quasi una sembianza, come vi posso dire, finita. È come se all'inizio ci fosse un certo tipo di sforzo. Potrebbero essere due energie, una di prima e una di dopo, quindi questa scelta del due di spade essere un po' come il lascio la strada vecchia per la nuova o mantengo quella vecchia, cioè vado di qua o vado di là. Se fosse una questione romantica, una delle due energie potrebbe essere più giovane e l'altra più matura di voi. Però io ho come l'idea, che in qualche modo questa speranza, questo lavoro, questo sacrificio, questo dialogo, piano piano crei questa base solida, questa struttura, questa costanza, questa linearità, questa solidità di cui avete bisogno. C'è anche un asso di bastoni e alla fine, se per caso fosse una conoscenza, magari proprio nel mondo del lavoro, e vedete questa persona come una potenziale, come un potenziale partner, vi dico che piano piano durante il mese le cose potrebbero effettivamente diventare più concrete, più solide. Ok, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro e da chi è disoccupato. Io sento che è un buon periodo, ragazzi, per mandare curriculum, per, diciamo così, smettere di aspettare che siano le agenzie a chiamarvi o smettere di aspettare che quella persona che vi aveva detto sì, sì, ti faccio sapere che si faccia viva, ma più che altro muovetevi. E può iniziare, se vi muovete, può iniziare qualche cosa a metà giugno, perché qui comunque c'è una ruota della fortuna, effettivamente le cose possono cambiare. Mi viene da dirvi, siccome c'è la ruota della fortuna, è vero, ma c'è anche Stella,
7 di spade e 3 di spade, mi viene da dirvi, perché sono da carte karmiche. Ehm, Fate attenzione a quello che desiderate. Quando fate un ordine all'universo, fatelo in modo specifico. Perché qui è un po' come il siete davvero sinceri su quello che volete? È un desiderio del cuore o è un desiderio magari che arriva da un'altra parte? Comunque, vedo potenziali nuovi inizi e considerata anche la carta dell'imperatore, vi dico che potrebbe essere qualcosa di stabile, eh. Non vedo ancora contratti per adesso, però perlomeno è qualche cosa che vi può dare come una continuità. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, allora, se per caso siete in un momento di difficoltà o avete vissuto dei momenti difficili con delle lotte magari con superiori piuttosto che colleghi e vorreste tagliare la testa al toro allora per qualcuno può essere un buon periodo per fare questo passo e diventare autonomi, ve lo dico perché si parte subito secchi con il 9 di pentacoli. Quindi può essere proprio un cambio, morte, 9 di pentacoli, boh, basta, lascio andare le vecchie discussioni e comincio la mia nuova strada. C'è un 10, 10 sono carte di chiusura e qui c'è come questo lavoro, questo non so dove andare, quali sono gli obiettivi e il creare questa passione, questo lavoro del cuore, mi viene da dire con una certa stabilità un nuovo inizio alla fine. Se invece non voleste rimanere lì così, diciamo dipendenti, perché vi va bene così, ma vi piacerebbe cambiare reparto o che cambiasse qualcosa, io credo che sia un buon momento per fare le vostre richieste a chi di dovere, perché secondo me mm, qualcuno già alla metà di giugno, qualcun altro verso la fine di giugno, sento che potrebbe avere come ufficializzata una promozione, però dovete parlare, dovete chiedere, perché già fate in parte quello che farebbe un vostro superiore, deve essere ancora ufficializzata questa cosa, ma qui abbiamo un re di coppe e si finisce con un imperatore, quindi c'è come un aumento di livello, no? Per chi fosse autonomo, manca un po' di stabilità. Secondo me ci sono come degli obiettivi, dei punti d'arrivo, dei traguardi che vi siete prefissati che sono un pochettino da rivedere probabilmente, perché non vi danno quella stabilità che voi avreste pensato. Quindi è come creare qualche cosa di nuovo che possa dare una continuità, una stabilità nel tempo. E anche qui c'è come un cambio delle prospettive, un cambio degli obiettivi. Avete la carta dell'appeso, vi invita a vedere anche l'altra faccia della medaglia, quello che mettetevi nei panni dell'altro, mi viene da dire. Ok, parliamo di soldi. Che vi devo dire con questa bellissima ruota della fortuna, il 9 di pentacoli, asso di pentacoli c'è anche, manca solo più un 10 e poi avreste fatto un plane perché vedo abbondanza da tutte le parti. Potrebbero anche proprio essere doni, eredità, vincite. Le vincite sono molto ben prospettate questo mese. Ehm, mm. Fate attenzione perché potrebbe esserci qualcuno che vi promette del denaro facile e invece tenterà solo di fregarvi. Quindi diffidate delle persone, soprattutto se siete in un momento di debolezza emotiva, mentale o finanziaria, non abboccate. Per quello che riguarda i progetti, sento che qualcuno avrà voglia di iniziare qualche cosa, può essere, ehm, allora per qualcuno può essere un viaggio, per qualcun altro potrebbe essere l'avventurarsi nel mondo dei figli. Sapete che viaggi, progetti e figli, nel mondo dei tarocchi sono due parole che possono essere interscambiate perché è inteso come qualche cosa che si crea. E quindi vi dirò, per qualcuno potrebbero arrivare dei figli,
Non lo sento tantissimo, ma se li state cercando, sì, è probabile, ma ci arriviamo dopo. Ehm, Diversamente, se il progetto fosse qualcun altro, io sento un po' qui, adesso dipende qual è il tipo di progetto, se è una questione lavorativa, però sento un po' che vi butterete in qualche cosa senza prima chiedervi se è quello che volete voi, se è quello che vuole l'altra persona, e quindi qui arriva l'appeso, perché è come se sì, voi foste ben predisposti, però c'è come qualche cosa che grippa, o un tema di cui non si parla, o una certa difficoltà a chiarire certe situazioni. Tenete presente che si parte comunque con un 5 di bastoni, quindi potrebbero esserci come certi... mm, non posso neanche chiamarli dissapori, sono più punti di vista diversi. Però come l'idea, se il progetto per esempio l'aveste da soli, che sarete un po' troppo avventati nell'iniziare o avrete come questa impazienza ad iniziare qualcosa e invece qui avete proprio l'appeso che vi dice calma, calma, sangue freddo e cercate di vedere le cose da un altro punto di vista. Parliamo di relazioni, ragazzi. Allora, per qualcuno di voi potrebbero esserci dei temi legati a qualche familiare da dover aiutare. Niente di che, può essere una questione legata magari al lavoro, voi con il vostro lavoro che potete aiutare un vostro familiare con una cosa che deve fare, per esempio. E se parliamo di relazioni romantiche, vi dirò. Qui c'è come un prima e un dopo con questa morte iniziale. Può essere che il prima sia un periodo di single o semplicemente una relazione dalla quale state uscendo, siete già usciti. C'è un bellissimo re di coppe con un asso di pentacoli all'inizio, può essere una persona che per qualcuno potreste conoscerla nel mondo del lavoro, per qualcun altro sarà una persona con la quale poter iniziare magari un lavoro, un progetto o semplicemente è una persona concreta che vi fa sentire la sua presenza nel quotidiano. C'è qualche tema che probabilmente non viene affrontato. E io all'inizio vi dicevo che c'è anche qualche questione legata al come far diventare concreta la relazione, però è anche vero che qui c'è come un cambio di ideali e di obiettivi, un po' predestinato, mi verrebbe da dire, che avete bisogno di fare. Sento che c'è, perché avete l'otto di pentacoli, l'imperatore, due volte il tre di spade. C'è come un tema legato al sacrificio, alla sofferenza, legato potrebbe essere ad un sogno, perché qui cambia un sogno, perché qui abbiamo quattro cioè, vederla così, questa parte della lettura sembra la storia e che tutte queste carte sono per spiegare un tre di spade, una carta di sofferenza mentale. O qui qualcuno ha paura di illudersi o si sta già illudendo. Con questa stella e il sette di spade potrebbe essere, anche qui c'è un sette di coppe effettivamente. Mm, sì, ci potrebbero essere delle proiezioni da parte vostra ed è per quello che è importante vedere tutte e due le facce della medaglia. Non dico che non ci possa essere qualcosa di bello con questa persona, anzi, vedo un asso di bastoni, tanta passione, tanto divertimento. In effetti c'è comunque un imperatore, quindi è un qualche cosa di stabile che si vive nel quotidiano, che ha solide basi, però ecco, probabilmente fate un passo alla volta, mi verrebbe da dire. Per quello che riguarda le persone che hanno una relazione, sento che c'è come un nuovo capitolo che si può aprire. Da un lato qualcuno cercherà di portare avanti un tema interno alla relazione
per conto proprio, come un ok, non ti preoccupare, l'obiettivo, il bisogno è mio e quindi sarò io a lavorare a questa cosa, anche se sì, sarà un modo di agire che manderà avanti le cose, ma vi farà venire qualche dubbio del tipo, ma davvero funziona così? E ci sono anche per voi temi o argomenti che bisognerebbe proprio toccare. Io sento che vi manca la comunicazione e per qualcuno sento che sì, farete questo passo di affrontare finalmente certi argomenti, anche un po' per illudervi o disilludervi, no? Sento che comunque alla fine del periodo una base solida anche per voi c'è. Vi dico che a livello sessuale, a livello fisico, ragazzi, c'è tanta passione in questo periodo tra di voi. Ma sì, io sento che è una cosa che ha un potenziale stabile scusate, neg- devo fermare. Stavo dicendo, nel caso steste cercando dei figli, può essere un buon periodo per o parlarne o comunque mettersi direttamente all'opera, ragazzi, con questo bellissimo asso di bastoni qua alla fine. Se siete di quel gruppo che hanno storie complicate, piuttosto che clandestine o indefinite, anche per voi sento che si tratta di un lavoro nel dettaglio, cioè definite i dettagli poco per volta, giorno dopo giorno, e vedrete che alla fine del periodo ci saranno delle buone basi su cui far appoggiare questa relazione. Anche per voi l'asso di bastoni alla fine del periodo mi fa pensare a tanti divertimenti, tante gioie, tanto godimento, quindi approfittatene più che potete in questo periodo, però ecco, forse avete bisogno di appianare un pochettino quelli che sono i vostri desideri con quello che è il fattibile, quello che concretamente si può portare a casa, ecco. Andiamo a vedere Osho. La fonte, un altro asso di bastoni, tra le altre cose, e un'apertura, la carta della giustizia. Sì, sento come se vi dicessero di aprirvi da dentro. Cioè, qui si parla di qualche tipo di scintilla che può farvi aprire. Può anche essere visto come l'agire in modo giusto, in modo equo, secondo le regole, una cosa per lo stile. Comunque fuoco e fiamme, ragazzi, questo mese. Ripulire. Carta numero 21. Ripulire le energie, ripulire magari la casa, la macchina, i pensieri, le emozioni con questo tre di spade, ripulire dalla sofferenza. Questa è una carta che fa riferimento al perdono in realtà, quindi si parla un po' di ripulire anche la propria coscienza dai sensi di colpa, perché qua ce li avete, ok? Amici dello Scorpione, fatemi sapere come vi risuona la lettura, scrivetemelo nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, oppure vi potete abbonare al canale. Anche lì tratto il tema delle credenze limitanti divise per settore. E in più ci sono anche temi di metafisica e di metamedicina, si parla di astrale, di vista eterica, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Sono 5 playlist, ne ho iniziata una ultimamente sull'ermetismo, quindi materiale già un po' più esoterico, sono numerate, vanno guardate in ordine cronologico, ok? Perché il tutto è proprio stato studiato come un percorso di crescita. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!